Ciao a tutti, in questo tutorial impariamo insieme a fare questo rosario. Sarà un tutorial semplice, ma in particolare vi voglio mostrare la lavorazione della croce che lavoreremo con dentro il fil di ferro. E poi c'è qualche piccolo accorgimento da avere sulla lavorazione con le perline per tenerle belle morbide. Vi ho mostrato questa idea su Facebook e in tantissime mi avete chiesto di fare il tutorial e quindi eccolo qui. Questa è un'ottima idea per una bomboniera oppure per un regalo. Per questo progetto ci serviranno un filato di cotone sottile, perline di diverse misure, una forbice, un ago da lana, un uncinetto da 2 mm, un tronchesino e del fil di ferro. Per prima cosa infiliamo le perline per il rosario e per questo cominciamo da questa parte, quindi queste sono le prime perline che mettiamo e poi cominciamo le sequenze da 10 piccole e una grande in questo modo. Per il rosario cominciamo da un nodino iniziale e lasciamo una codina un po' lunga all'inizio. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e avviciniamo le prime perline. In questo caso non c'è molto da spiegare, in ogni catenella inseriremo una perlina. L'unica cosa a cui avere attenzione è dare sufficientemente larghezza al punto in maniera che poi il lavoro non tiri. Quello che dobbiamo fare è fare una lavorazione morbida in maniera che poi la collana abbia una mobilità. Vi faccio vedere cosa intendo. Se quando inseriamo le perline teniamo stretti i punti, quindi così, per esagerare, vedete che otteniamo un lavoro tutto arrotolato e teso e in questa maniera ovviamente non può funzionare, non viene un buon lavoro. Quindi quando inseriamo le perline abbiamo cura di tenere belle larghe le catenelle in maniera che la collana resti morbida. E questo è quello che intendo, che ogni perlina in ogni catenella abbia il suo spazio. In questo modo la collana risulta, il rosario risulta morbido e perfetto. Tra le 10 perline più piccole e quella più grande facciamo una catenella, oppure se volete anche più. Lavoriamo una catenella e ricominciamo la sequenza. E questo è il risultato una volta lavorate le 5 sequenze da 10 perline con le perline più grandi in mezzo. Tra queste piccole e quella grande io ho lasciato una catenella, voi potete lasciarne una o più o anche nessuna se preferite. Ora lavoriamo 2 catenelle e prendiamo l'inizio del lavoro. Controlliamo che la collana non sia arrotolata e chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima catenella lavorata. Così. Ora lavoriamo 3 o 4 catenelle e inseriamo le rimanenti perline come abbiamo imparato. Così. Ora lavoriamo altre 3 o 4 catenelle e tagliamo il filo un po' lungo. Con un ago da lana nascondiamo questo filo e questo lo teniamo per cucire la croce al rosario. Per nascondere il filo di inizio lavoro qui, ovviamente possiamo avvalerci solo delle catenelle, quindi con un po' di pazienza passiamo dentro e fuori per le catenelle, dentro la perlina, non tirate,
ripassiamo per la perlina e tagliamo. Per la croce cominciamo da un anello magico, quindi filo intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto, estraiamo il filo e facciamo una catenella. Nel primo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 punti bassi nel cerchio, 1, 2, 3, 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed ora ripetiamo per 2 volte 3 punti bassi nel cerchio, 1, 2, 3 e 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 punti bassi, 1, 2, 3, 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e terminiamo il giro con un punto basso nel cerchio. E tiriamo il filo per chiudere. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. Tagliamo un pezzetto di fil di ferro circa 30-40 cm e cominciamo a lavorare il secondo giro. Con il secondo giro completiamo la croce. Nel secondo giro lavoreremo intorno agli archetti delle catenelle che abbiamo fatto e lavoreremo anche intorno al fil di ferro, quindi appoggiamo il fil di ferro dietro alle catenelle lasciando una codina all'inizio e lavoriamo intorno. Cominciamo il secondo giro lavorando 3 punti bassi nell'archetto. 1, 2, 3. Ora lavoriamo un mezzo punto alto, un punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella. Arrivati a questo punto cominciamo a dare un po' di forma al fil di ferro piegandolo intorno all'archetto e proseguiamo. Lavoriamo un punto alto, un mezzo punto alto, una catenella, un punto alto, un mezzo punto alto e terminiamo questo braccio con 3 punti bassi. 1, e abbiate un po' di pazienza, 2 e 3. Ora apriamo bene qui e lavoriamo un punto bassissimo nel punto basso centrale, quindi qui, pieghiamo ancora il fil di ferro per dare la forma che vogliamo e lavoriamo il secondo braccio. Nel secondo braccio lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, un mezzo punto alto,
un punto alto, un mezzo punto alto, una catenella, pieghiamo il fil di ferro per dargli la forma e proseguiamo. 3 punti alti, 1, 2, 3, un mezzo punto alto, una catenella, un punto alto, un mezzo punto alto e terminiamo questo braccio con 5 punti bassi. 1, 5. Diamo la forma al fil di ferro e come prima lavoriamo un punto bassissimo nel punto basso centrale del primo giro. Per il terzo braccio lavoriamo come per il secondo, quindi lavoriamo 3 punti bassi, 1, un mezzo punto alto, un punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, pieghiamo il fil di ferro, un punto alto, un mezzo punto alto, una catenella, un punto alto, un mezzo punto alto e terminiamo questo braccio con 3 punti bassi. 1, lavoriamo un punto bassissimo nel punto basso centrale del primo giro, sistemiamo il fil di ferro dietro e lavoriamo l'ultimo braccio. 3 punti bassi, un mezzo punto alto, un punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, sistemiamo il fil di ferro e questa è la codina iniziale del fil di ferro e sistemiamo anche questo qui dietro in maniera da prendere insieme anche la codina iniziale per nasconderla e questa poi la taglieremo. Lavoriamo un punto alto, un mezzo punto alto, una catenella, un punto alto, un mezzo punto alto e terminiamo il braccio con 3 punti bassi. 1, 2, 3 e come al solito lavoriamo un punto bassissimo nel punto basso centrale. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questa è la croce. Il vantaggio di aver messo il fil di ferro è che ora possiamo modellarla e farla diventare perfetta. E questo è il risultato. Sul retro abbiamo il fil di ferro iniziale che qui adesso possiamo tagliare e questa codina un po' più lunga che utilizzeremo per mettere le perline davanti. Quindi questa codina la tagliamo rasa, così, e in questo modo abbiamo una finitura perfetta e quest'altra codina la passiamo
per l'anello magico sul davanti, sul retro è così, ed ora con questo pezzo di fil di ferro possiamo infilare le perline che vogliamo mettere. E qui ovviamente non c'è uno schema preciso, ma mettiamo le perline come ci piace di più. Per esempio in questo modo, e quando siamo soddisfatti del risultato, con il fil di ferro rimanente facciamo qualche giro intorno alle perline o alla perlina qui sotto, in maniera da saldare, così, e tagliamo. E questo è il risultato. Ora con un ago possiamo nascondere tutte e due le codine dietro attraverso la lavorazione. Ed ora con qualche punto cuciamo la croce al rosario. Così facciamo un nodino dietro e perdiamo il filo. E il rosario è pronto. A me è piaciuta l'idea di mettere il fil di ferro per renderla rigida e anche per fare questa lavorazione con le perline, ma se non vi piace quest'idea, per renderla rigida potete sempre inabidarla. E questo è il risultato. Come avete visto è un progetto molto semplice e veloce da realizzare, però bisogna avere qualche accorgimento per farlo venire davvero bene. Io spero che questo tutorial vi possa essere stato utile e che vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un bel like al video e condividete e iscrivetevi al canale. Colgo l'occasione per augurarvi buona Pasqua e come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!